Come on, fire. Yeah, Roger. Keep shoot. Keep shoot. Se una guerra può cominciare per una menzogna, la pace può cominciare grazie alla verità. Queste parole sono state pronunciate da Julian Assange l'8 ottobre 2011 durante un discorso pubblico a Trafalgar Square a Londra. La sua storia è una miscela intricata di attivismo, giornalismo, legalità e politica. Benvenuti su Economy Storm. Io sono Matteo, uno studente di economia. Iscrivetevi al canale se volete continuare ad arricchirvi con storie di questo tipo. Buona visione. Julian Paul Assange nasce il 3 luglio 1971 a Townsville, in Australia, una città costiera nel Queensland. Sua madre, Christine Ann Hawkins, era un'artista visiva e attivista politica, mentre il padre biologico, John Shipton, non giocò un ruolo significativo nella sua vita. Dopo la separazione dei genitori, che avvenne poco dopo la nascita del piccolo Julian, Christine si sposò con Brett Assange, un attore che conobbe durante una manifestazione contro la guerra del Vietnam e dal quale Julian prese il nome. L'infanzia di Assange fu segnata da continui spostamenti. Christine e Beth, infatti, gestivano un teatro itinerante e la famiglia si trasferiva frequentemente, vivendo in diverse città australiane. Secondo quanto riporta lui stesso, da piccolo Assange avrebbe cambiato casa ben 37 volte. Questo stile di vita portava il piccolo Assange a cambiare scuola molto spesso e tutto questo lo portò a cambiare vari istituti prima dei 14 anni. Se tutto questo da una parte contribuiva alla sua adattabilità, dall'altra lo rese anche un ragazzo timido e introverso. Nonostante fosse un ragazzo spesso solo, il piccolo Assange aveva una grande sete di conoscenza. Sin da piccolo amava passare le sue giornate al computer, apprendendo sempre nuove nozioni di informatica. Questo suo amore per l'informatica lo portò a 16 anni ad avvicinarsi al mondo dell'hacking. A quest'età, infatti, sotto lo pseudonimo di Mendax, iniziò a dedicarsi all'hacking insieme a due amici, formando il gruppo di hacker noto come International Subversives. Questo gruppo si dedicava all'accesso non autorizzato a sistemi informatici di organizzazioni potenti, tra cui il Pentagono e la NASA. Il loro obiettivo, però, non era quello di causare dei danni. Questi ragazzi, infatti, si definivano degli hacker etici, ossia non volevano danneggiare nessuno, ma volevano solamente aumentare la trasparenza nella diffusione dell'informazione e segnalare eventuali falle nei sistemi di sicurezza informatici. Nel 1991 subisce un'irruzione nella sua casa di Melbourne da parte della Polizia Federale Australiana con l'accusa di essersi infiltrato in vari computer appartenenti alla University of Melbourne e nel sistema informatico del Dipartimento di Difesa americano. Nonostante le gravi accuse, lui e il suo gruppo di hacker furono condannati a una pena leggera. La condanna consisteva in un periodo piuttosto breve di libertà vigilata e il pagamento di una multa di $2.100. Dopo questa esperienza negativa, allora, il ragazzo decise di mettere da parte per un po' l'hackeraggio. Nel 1994 si iscrisse alla Central Queen University. Partecipò allo sviluppo di progetti come Strobe, uno scanner di sicurezza per le reti che rilasciò come software open source. Questa esperienza consolidò la sua reputazione come esperto di sicurezza informatica, ma non solo, perché contribuì anche a definire la sua filosofia di trasmissione della conoscenza e trasparenza. Verso la fine degli anni 90, Assange iniziò a maturare l'idea di creare una piattaforma che permettesse agli informatori di condividere documenti riservati in modo sicuro e anonimo. L'idea di Wikileaks cominciava a prendere forma nella sua mente. Gli anni 90, in ogni caso, furono anni in cui Assange cominciò a credere nell'importanza della trasmissione trasparente delle informazioni da parte di governi e altre organizzazioni. Tutto questo, inoltre, lo portò a compiere una delle sue più grandi invenzioni. Col passare degli anni, la volontà di portare alla luce i documenti segreti dei vari governi si faceva sempre più forte e così creò un team di informatici per lavorare al progetto di creare un software dove chiunque avesse nelle proprie mani documenti sensibili li potesse caricare in maniera anonima proprio in questo software. Il problema, però, restava proprio questo, ovvero come riuscire a garantire l'anonimato ai vari informatori che volevano caricare questi documenti segreti, e Assange lo risolse utilizzando la crittografia, che consiste nella codifica delle informazioni in modo che solo le parti autorizzate possano decifrarle. Il sistema di crittografia utilizzato inizialmente da Assange
fu quello del PGP, ossia Pretty Good Privacy, che fu sviluppato da Phil Zimmermann nel 1991 ed è ancora largamente utilizzato oggi. Il gruppo di informatici ci lavorò moltissimo, fino a riuscire a registrare il 4 ottobre 2006 il primo dominio di Wikileaks, che si presentò al mondo come una combinazione di giornalismo investigativo e attivismo tecnologico. Wikileaks divenne rapidamente un fenomeno globale, grazie anche alla sua capacità di diffondere documenti sensibili che i media tradizionali spesso evitavano. Uno dei primi successi fu la pubblicazione di un manuale per le procedure operative dei campi di prigionia dell'esercito statunitense a Guantanamo Bay. Questo documento, rilasciato nel 2007, rivelò pratiche controverse sui detenuti. Il 5 aprile 2010, però, uscì il documento più iconico di Wikileaks e anche quello che fece più scalpore. Il video, denominato Collateral Murder, mostra un attacco di un elicottero statunitense a Baghdad nel 2007, in cui furono uccisi civili e 2 giornalisti della Reuters e rimasero feriti 2 bambini. Il filmato suscitò un dibattito mondiale sulla condotta militare degli Stati Uniti e sull'etica della guerra. L'impatto mediatico fu clamoroso. Giornali come il New York Times gli dedicarono un enorme spazio. Enormi proteste furono indette in molte città del mondo. Eppure il Pentagono stesso fu costretto a giustificare la condotta dei soldati coinvolti, asserendo che in un contesto di guerra un attacco del genere fosse lecito e che quei soldati si erano solamente limitati a eseguire degli ordini. Come abbiamo già detto, la missione di Wikileaks era chiara. Doveva essere un ambiente dove gli informatori potevano pubblicare documenti riservati in maniera anonima e sicura, cosa che prima non era possibile. Tutto questo, però, non era ben visto dai governi di tutto il mondo, i quali vedevano Assange come un attentatore alla propria sicurezza nazionale. Siamo nel novembre del 2010. Assange, nel frattempo, aveva già pubblicato altri documenti sensibili come diari di guerra in Afghanistan e diari di guerra iracheni. Il 18 novembre 2010, dal Tribunale di Stoccolma, venne emanato in contumacia un mandato d'arresto per violenza sessuale, coercizione legale e molestie nei confronti di Assange. Quest'ultimo si dichiara innocente ed è convinto che questo sia solo un modo per poi estradarlo negli Stati Uniti ed incarcerarlo per la pubblicazione di documenti segreti americani. Assange ha così bisogno di un posto sicuro dove potersi rifugiare, lontano dai governi che, a detta sua, lo vogliono incastrare. Il 19 giugno 2012 entrò nell'ambasciata ecuadoriana e chiese ufficialmente asilo, sostenendo che la sua vita e la sua libertà erano in pericolo a causa delle accuse e della possibilità di estradizione negli Stati Uniti. Il 16 agosto dello stesso anno, il governo dell'Ecuador, sotto la presidenza di Rafael Correa, concesse asilo politico ad Assange. Il ministro degli esteri ecuadoriano, Ricardo Platinho, dichiarò che c'erano validi motivi per credere che Assange fosse perseguitato politicamente e che la sua estradizione negli Stati Uniti potesse portare a una condanna ingiusta e alla possibilità di subire torture o addirittura la pena di morte. Assange vive nell'ambasciata ecuadoriana per ben 7 anni. Durante questo periodo fu confinato all'interno dell'ambasciata in uno spazio assai ristretto e non usciva mai per la paura di essere arrestato dalle autorità inglesi. Le condizioni di vita erano difficili, eppure la sua salute, sia fisica che mentale, ne risentì. Nonostante queste difficoltà, comunque, Assange continuò a dirigere Wikileaks e a pubblicare documenti riservati, mantenendo un alto profilo mediatico tramite videoconferenze e interviste. Tuttavia, le tensioni politiche tra Assange e le autorità ecuadoriane aumentarono col tempo. L'allora presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, decise dunque, nell'aprile del 2019, di revocare l'asilo politico ad Assange, permettendo così alla polizia britannica di arrestarlo. Il 1 maggio 2019 Assange fu condannato dalla Southwark Crown Court, uno dei più importanti tribunali penali di Londra, a 50 settimane di prigione per aver violato le condizioni della libertà su cauzione nel 2012. Durante il processo, in ogni caso, Assange disse la sua, scusandosi e affermando che il suo timore principale era l'estradizione negli Stati Uniti. Parallelamente, però, pure l'America chiedeva che l'uomo fosse estradato negli Stati Uniti per essere sottoposto a 17 capi di accusa riguardanti lo spionaggio e l'abuso informatico. La battaglia legale per l'estradizione si trasformò rapidamente in un caso emblematico sulle questioni di libertà di stampa e diritti umani,
con sostenitori oppositori che si confrontavano aspramente. Il processo per l'estradizione negli Stati Uniti comincia nel febbraio 2020 a Londra, dove gli avvocati dell'uomo affermano che l'estradizione avrebbe violato i suoi diritti umani, in quanto sarebbe stato a rischio di trattamenti disumani e di una pena detentiva sproporzionata. La giudice Vanessa Baraitser della Westminster Magistrates Court, sulla base di queste dichiarazioni, decise di non concedere l'estradizione di Assange agli Stati Uniti, citando preoccupazioni per la sua salute mentale e il rischio di suicidio in caso di estradizione. Gli Stati Uniti, allora, presentarono immediatamente appello contro la decisione della giudice Baraitser. L'Alta Corte di Londra accolse l'appello degli Stati Uniti e aprì così la strada all'estradizione di Assange. La Corte, in ogni caso, affermò che la sua accettazione era dovuta al fatto che gli Stati Uniti avevano offerto grandi garanzie riguardo al trattamento di Assange. Queste garanzie consistevano sostanzialmente in due cose. La prima era quello di non tenere Assange in un regime di isolamento una volta arrivato negli Stati Uniti, e la seconda era che, qualora fosse stato condannato, avrebbe scontato la sua pena in Australia, il suo paese natale. Nel gennaio del 2022 gli avvocati di Assange presentarono ricorso alla Corte Suprema del Regno Unito contro la decisione dell'Alta Corte. Tuttavia essa rifiutò, e così il 17 giugno dello stesso anno la ministra Priti Patel firmò l'ordine di estradizione di Assange negli Stati Uniti, scatenando le proteste di molte organizzazioni per i diritti umani, giornalisti e attivisti, che continuarono a denunciare il pericolo per la libertà di stampa e i diritti umani. Le organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International e Reporter Senza Frontiere continuarono a esprimere preoccupazioni per la salute di Assange e il pericolo di una sua estradizione negli Stati Uniti. Dopo che fu firmata l'ordinanza di estradizione, Assange fu portato nelle isole Marianne settentrionali, specificatamente a Saipan, per evitare il trasferimento nel continente americano e per la vicinanza all'Australia. Dopo intense negoziazioni, Assange raggiunse un accordo con il Dipartimento di Giustizia negli Stati Uniti. Il 19 giugno 2024 firmò un accordo di patteggiamento in cui si dichiarò colpevole di un solo reato di cospirazione per aver ottenuto e divulgato documenti classificati come riservati, con l'impegno che le altre 17 accuse di spionaggio sarebbero state ritirate. Il 25 giugno 2024 il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Ramona Manglona, accettò il patteggiamento e ordinò la scarcerazione di Assange, considerando il tempo già scontato in prigione nel Regno Unito. Assange fu rilasciato dalla prigione di Belmarsh e volò a Canberra, in Australia, accompagnato da rappresentanti del governo australiano e un team medico per monitorare la sua salute. La storia di Julian Assange finisce qua. Il suo caso ha avuto significative implicazioni per la libertà di stampa e per la protezione dei giornalisti. Molti sostenitori della libertà di stampa hanno ritenuto che l'estradizione e la condanna di Assange avrebbero stabilito un pericoloso precedente. Tutto questo, infatti, secondo loro, avrebbe scoraggiato eventuali giornalisti e informatori che avrebbero voluto pubblicare informazioni che andavano contro a governi o organizzazioni potenti. D'altra parte, però, le autorità statunitensi ritenevano che Assange avesse violato le norme sulla sicurezza statunitensi e le leggi riguardanti i segreti di Stato. Noi ci fermiamo qua. La storia di quest'uomo è tanto controversa quanto affascinante. E se volete sapere altre storie così intriganti, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Inoltre, su questa storia si possono avere pareri discordanti, quindi vi chiedo di commentare con cosa ne pensate, cercando di creare un dibattito costruttivo. Infine, ricorda che la conoscenza è il primo passo verso il cambiamento. Alla prossima!